Ciao a tutti. Esistono alcuni pareri discordanti sul fatto che il narciso sia cosciente o meno del suo disturbo. Alcuni esperti sostengono che il narcisista patologico non sappia riconoscere il suo disagio, poiché accusa gli altri di avere una qualche patologia. Vari studi hanno anche dimostrato che il narcisismo è un disturbo egosintonico e chi ne è affetto lo rifiuta e non lo identifica. Inoltre il narciso tende a proiettare sugli altri i propri atteggiamenti disfunzionali e perversi. La sola cosa che a lui interessa è ottenere tutto ciò che desidera da chiunque, non essendo in grado di percepire le emozioni delle altre persone, dato che per lui tale comportamento è assolutamente nella norma. Tuttavia, secondo alcune testimonianze, gli individui con personalità narcisistica possono essere consapevoli del loro disturbo. La base di questa consapevolezza sta nel fatto di accettare tale condizione. Mi spiego meglio. Prendere coscienza di avere qualcosa che non va e le ragioni di quel malessere che non smette di torturarli in ogni istante della loro vita. Mi è rimasto impresso il racconto di un narciso che non era nemmeno in terapia o comunque seguito da un esperto, che mi disse che dopo aver trascorso interi giorni in uno stato d'animo depressivo, fatto di rassegnazione e di totale irrazionalità, gli si innescò un meccanismo completamente naturale che gli fece affiorare nuovi punti di vista e determinati concetti interiori che fino ad allora non erano emersi, dato che erano rimasti nascosti nella sua psiche per molti anni. E da quel momento iniziò una serie di sblocchi mentali che andarono a susseguirsi l'un l'altro per diversi mesi. Quello era solo l'inizio di un lungo processo di risveglio. Il primo sblocco gli permise di interrompere la tecnica della manipolazione sulla realtà e sugli altri, per poi proseguire con una serie di episodi come ad esempio emozionarsi, commuoversi e scoppiare in un pianto liberatorio. Tali stati mentali lo hanno fatto sentire finalmente umano, anche se ogni tanto tutto ciò regrediva per poi comunque ritornare. Il secondo sblocco fu quello di rendersi conto e di ricordare esattamente la paura che provava verso la propria madre e il timore di essere nuovamente umiliato da lei, nonostante non era più parte integrante della sua vita. Il narcisista in questione fa presente che non è ancora in grado di ricordare esattamente ciò che gli è accaduto durante l'infanzia, ma sente di essere sulla buona strada. Tuttavia, avverte di aver raggiunto grandi traguardi che gli permettono di percepire, almeno in minima parte, com'è veramente il mondo intorno a lui. Quindi, può un narciso essere cosciente del suo disturbo? Sì, a quanto pare ne è consapevole, anche se può pensare di essere nel giusto. Attenzione, ci tengo a dirti che sono davvero pochi gli individui di matrice narcisistica che riescono in qualche modo a guarire o semplicemente a migliorare la loro condizione mentale. Perciò tu pensa solamente ad andare avanti con la tua vita e a riprendere a sorridere. Tu sei la persona più importante della tua vita. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.